Carissimi, buongiorno da Madrid. Dopo aver visitato vari paesi, monasteri, eccetera, eccetera, nei dintorni della capitale spagnola, finalmente visitiamo Madrid. Per correttezza vi dico che abbiamo visitato la città in due momenti diversi, uno a fine novembre e uno durante il ponte dell'8 dicembre, quindi vedrete scenari leggermente diversi, però la città è quella, insomma. Chi mi conosce un minimo sa che per me il modo migliore di esplorare nuovi posti è quello di attraversarli camminando. Iniziamo quindi dal Parco del Retiro. Venne creato nel XVII secolo per volere di Filippo IV e al giorno d'oggi, con 125 ettari e più di 15.000 alberi, è uno dei polmoni verdi della capitale. Qui c'è un po' di tutto: monumenti, palazzi, memoriali, fontane. Si trova vicino al Prado, quindi potete abbinare le due cose, e insieme ad altre zone di Madrid è iscritto all'UNESCO. Dopo il parco, che penso si possa dire che si trova nella parte orientale del centro storico, ci spostiamo verso la parte più centrale. Una delle cose che più ho preferito in città sono gli edifici. Veramente molto belli, nonostante diciamo che non sia così raro trovarne di simili in Europa. Comunque, se vi piace camminare, il centro si gira tranquillamente a piedi. Noi siamo partiti dall'estremo est fino a passare al centro, la zona intorno alla stazione Sol, per poi arrivare al Palazzo Reale, che si trova ad ovest, e ritornare nuovamente verso la zona Sol. Il giorno dopo si comincia dalla zona Chamartin, con questi edifici che mi fanno rivivere alcune zone della Bielorussia. E poi torniamo nelle affollatissime vie centrali. Dopo una bella fila siamo entrati al Palazzo Reale. Costo d'entrata del biglietto generale, diciamo, 18 euro. Il palazzo risale a metà 1700 e è stata ed è ancora oggi la residenza ufficiale della famiglia reale spagnola. Oggi però in realtà il palazzo è utilizzato esclusivamente per le cerimonie e le conferenze. Il Palazzo Reale ha però origini ancora più antiche. Infatti, prima che Madrid diventasse la capitale spagnola, gli arabi costruirono una fortezza in città che al tempo si chiamava Magherit. Nel XIV secolo questo palazzo divenne l'Alcazar, con Carlo I e Filippo II che lo trasformarono in residenza dei monarchi. L'incendio del 1734 distrusse l'edificio e fu così che si pensò al palazzo attuale, da 3000 stanze.
Palazzo Reale molto 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 bello e consigliato assolutamente. E sinceramente non so se riusciremo a vedere il Prado, perché comunque ci vuole una marea di tempo e sicuramente ci sarà un sacco di fila, ma neanche il museo Reina Sofia, che sarebbe quello che contiene Guernica, oltre a altri tantissimi capolavori. Comunque Madrid è una città che ha tantissimi musei che varrebbe la pena vedere. Subito fuori dal Palazzo Reale c'è la cattedrale. Diciamo che le prime testimonianze del desiderio di erigere una cattedrale risalgono a metà 1500, ma la progettazione iniziò a inizio 1600 e la prima pietra venne posata nel 1883. Fu conclusa poi nel 1983, quindi 100 anni esatti. Dopo questa zona ci spostiamo in direzione del Prado, sapendo che molto probabilmente non riusciremo a vederlo, e quindi facciamo un po' di deviazioni. Questo è il ristorante più antico al mondo, che è stato aperto nel 1725 e è operativo da allora. Evitiamo quanto più possibile le vie affollate perché con i mercatini c'è veramente troppa gente. Comunque la città mi è piaciuta, anche se non è la mia preferita in Spagna, ma ha tantissimo da offrire. Mentre ci facciamo gli ultimi passi per la città, io inizio a salutarvi e a ringraziarvi per essere rimasti fino alla fine. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 18, da un'altra parte di mondo.